Ingegneria. Parafrasando il titolo di un film dei fratelli Coen, potremmo dire: non è un paese per donne. In realtà, negli oltre 20 anni della mia esperienza professionale in questo campo, quello dell'ingegneria, il numero delle donne è aumentato, prevalentemente perché sono aumentate le laureate. Di pari passo che aumentava il numero delle donne, ho visto cambiare negli ambienti di lavoro le abitudini, delle piccole abitudini. Gli ingegneri hanno iniziato ad arrivare a lavorare più eleganti, più puliti, è questo, più rilassati e soprattutto, finalmente, sono scomparsi quei regali che vicino a Natale arrivano sempre nei nostri studi, ovvero i calendari con le donne nude. Per cui siamo iniziati bene. Questo mix ha iniziato a produrre buoni risultati. Ma tutti noi credo che quotidianamente vediamo le differenze tra uomini e donne nei comportamenti di tutti i giorni e nelle sfide che ci si presentano. Pensavo che questo fosse semplicemente frutto della mia esperienza, ma in realtà ho trovato una giustificazione scientifica a tutto ciò. Ho trovato uno studio di uno americano che spiega che le differenze tra uomini e donne risiedono in un differente modo di comunicare tra loro dei due emisferi cerebrali. Negli uomini questo modo di comunicare aumenta e migliora le abilità spaziali e motorie. Nelle donne c'è una connessione generale globale più completa. Questo fa sì che noi abbiamo buona memoria, delle ottime capacità di analisi dei problemi e delle abilità sociali molto sviluppate. Ecco, le parole chiave, secondo me, sono abilità sociali femminili migliori. Io ho visto che i progetti migliori sono frutto di gruppi di progettazione dove donne e uomini sono equamente rappresentati, portano entrambi il loro punto di vista. Perché questo fa sì che nella progettazione noi mettiamo e aggiungiamo alle nostre competenze tecniche quelle umane. In generale, oggi un progetto non basta che sia un progetto corretto, deve essere un progetto giusto. Un progetto corretto è un progetto che rispetta i vincoli strutturali, le funzioni per cui quell'opera deve essere progettata, le normative tecniche, le norme di legge. Un progetto giusto è tutto questo, ma mette al centro la società all'interno della quale l'opera deve essere realizzata, progettando con umanità. Questo vuol dire un grande sforzo, una cosa molto complessa, imparare ad ascoltare le persone, i loro desideri, le loro esigenze, capire il territorio dove si va a progettare e assecondare, riuscire a prevedere gli impatti che l'opera avrà nel territorio. Perché lo sviluppo di un territorio dipende dall'impatto sociale che l'opera che tu stai progettando avrà sul territorio stesso e sulle persone. Pensate, faccio un esempio, pensate se domani costruissero una strada dietro a casa vostra. Che sensazioni avreste? Immagino vi verrebbe in mente rumore, traffico, smog. Probabilmente se vi venisse in mente un colore sarebbe il grigio. Ecco, in realtà noi abbiamo progettato 30 chilometri di una strada in Serra Leone e la percezione è stata completamente diversa. Direi che una strada in Serra Leone venga percepita in modo diametralmente opposto. Intanto il titolo del progetto è All Seasons Road, una strada per tutte le stagioni. Una cosa che da noi in Europa non ha un gran senso. Ma una strada nuova in Serra Leone deve riuscire sia a sopportare il caldo torrido di alcuni mesi, ma deve soprattutto resistere nella stagione delle piogge alle piogge stesse, non deve diventare un fiume, quindi un limite invalicabile.
Una strada in Sierra Leone è un centro di aggregazione sociale. In Europa progettiamo strade nuove per evitare le città, per riuscire ad evitare i centri urbani, a sorpassarli, ad evitarli. In Sierra Leone, se avessimo spostato il tracciato della nuova strada rispetto alle strade sterrate che nascono in modo naturale, i villaggi si sarebbero spostati con la strada. E un palo della luce, un elemento, un oggetto a cui noi non facciamo nemmeno più caso, assume un'importanza completamente diversa. Diventa un centro di aggregazione per le persone che alla sera, in paesi dove l'elettricità non è un bene alla portata di tutti, si raccolgono attorno al palo per riuscire a raccontarsi storie, per parlare, per ballare, per giocare, a volte semplicemente per caricare i cellulari in modo abusivo. Tutto questo è possibile e noi ci siamo anche battuti su queste cose. Perché? Per due motivi principalmente. Abbiamo ascoltato i bisogni e i desideri delle persone che lavoravano con noi e anche che conoscevamo al di fuori dello stretto orario di lavoro. Secondo punto, abbiamo costruito un team di progettisti, uomini e donne, che insieme si confrontavano non solo sulla base delle loro capacità tecniche, ma soprattutto della loro esperienza umana, di quanto veniva loro in mente mangiando qualche cosa la sera prima insieme ad altri, vedendo scene quotidiane dei bambini che giocavano ai bordi di una strada. Ecco, progettare in questo modo si può dire che voglia dire progettare con empatia. Per riuscire a progettare in modo che le esigenze tecniche si arricchiscano e in qualche modo si pieghino alle esigenze umane, bisogna mettersi nei panni degli altri. Questo significa cercare di immaginare e sognare come se noi fossimo uno di quei bambini e di quei ragazzi che gioca ai bordi della strada. Il punto di vista femminile è importante proprio per questo, perché aggiunge nei gruppi di progetto, aggiunge ai progetti umanità, comprensione e una pluralità di vedute. Purtroppo però il numero delle donne nel settore dell'ingegneria è ancora troppo basso, non va oltre il 30%. Ed equilibrare il numero, equilibrare la presenza di uomini e donne è molto importante per progettare meglio. Oscar Wilde diceva: date alle donne occasioni adeguate e saranno capaci di tutto. Io faccio questo. Ogni giorno nel mio lavoro cerco di portare le capacità uniche delle donne all'interno di più progetti possibili. In questo modo sono certa di avere progetti migliori e cerco di dare occasioni alle ragazze. Ma tutto questo non basta cogliere le occasioni adeguate, le occasioni che ci vengono date. Noi dobbiamo occupare più spazio. Il nostro punto di vista non toglierà mai spazio agli uomini, perché il nostro punto di vista arricchisce il prodotto della progettazione per tutti gli uomini e le donne. Un progetto figlio del solo il 50% della metà dei rappresentanti della nostra specie non può essere un progetto completo. Quindi progettare con umanità significa questo esattamente. Punti di vista diversi, condivisi, in un qualche modo uniti a fattor comune, per poter dare risposte ai bisogni delle persone di oggi e di domani, risposte che valgano oggi e domani per tutto il genere umano. Grazie.